Ciao da Gabriele di Staticam, il servizio di consulenza statistica che aiuta per lo più piccole aziende, organizzazioni, ma anche individui. Oggi ti parlo di un argomento che ha a che fare con finanza personale perché ho visto dei consulenti finanziari autonomi, ci tengo a sottolinearlo, che hanno parlato di un argomento che ho voluto approfondire, cioè i titoli ciclici e i titoli anticiclici. Ciclico e anticiclico l'ho citato in un altro video, ma essenzialmente significa un titolo che cresce se anche l'economia cresce, in questo caso l'economia è un sistema paese, quindi l'Italia. Anticiclico significa che il titolo cresce anche se l'economia generale non cresce. Ho fatto un paio di ricerche su Google e ho trovato una serie di titoli definiti ciclici e altri definiti anticiclici. E come vedrai questa classificazione, o in termini più pomposi, tassonomia, è un po' da discutere perché in alcuni casi fa la fine della curva di Phillips su cui ho fatto un altro video e ti metto in altro. Come titolo ciclico ho preso WeBuild, che è un'azienda edile enorme che ha anche a che fare con appalti a livello nazionale. Ultimo, il celeberrimo Ponte sullo Stretto di Messina. Ho preso i dati da Yahoo Finance, così come per tutti gli altri titoli, e ho non fatto un'elaborazione. Poi ho preso, e questo è il dato più difficile da ottenere, il prodotto interno lordo dell'Italia con una serie di elaborazioni per mese, e la difficoltà sta proprio qui, trovarlo per mese. La maggior parte delle fonti te lo danno per anno o al massimo per trimestre o quadrimestre. Per mese solamente l'Istituto Nazionale di Statistica Europea fornisce questo dato. Possibilmente questo tipo di dato rappresenta l'unico punto debole di questa analisi che sto facendo. Come altra azienda ciclica ho preso la Brembo, che fa un prodotto connesso alle auto, da quanto ne so. Altra azienda ciclica, Tecnogym, che fa attrezzature sportive. Ultima azienda ciclica, Tolls, e qui siamo nel settore lusso. Come vedi, io ho cercato di prendere aziende sconnesse in termini di settore per le aziende cicliche, e ovviamente anche per le anticicliche ho cercato di prendere aziende con settori molto diversi. Prima su tutte Eni, a seguire Iren, che in certe regioni conoscono di più rispetto alla Lombardia, a seguire Garofalo, e qui siamo nel settore sanitario privato, e come ultima azienda una nel campo alimentare, ossia BF. Dopo questa serie di raccolta dati manuale è onestamente abbastanza noiosa, li ho incollati tutto in un unico foglio e come vedi non tutti partono dalla stessa data. Ovviamente Eni è un'azienda storica, Tecnogym è uscita più recentemente e ovviamente questi buchi in sede di analisi ci andranno a creare delle limitazioni. L'idea è, se un'azienda è ciclica avrà una correlazione lineare positiva, se è anticiclica negativa. Andiamo a verificarlo su JASP e come prima cosa osservi che ho creato una matrice di correlazioni, in questo caso lineari, e capirai successivamente perché specifico lineari, e noti immediatamente che ci sono dei punti che vanno a sporcare quello che potrebbe essere un trend lineare. Questi punti intuitivamente vengono dal periodo Covid, cioè dal 2020 fino alla fine del 2021. Osservi che sicuramente per WeBuild e Brembo potremmo avere una correlazione lineare e quindi potremmo confermare che sono aziende cicliche. Per Tecnogym già si ha qualche dubbio, per Tools potrebbe anche andare, ma Eni è il contrario di quello che dice l'etichetta, cioè Eni a guardare questo grafico sembra ciclica, non anticiclica. Iren essenzialmente non sembra avere una correlazione, invece Garofalo e le altre due si ha qualche motivo per ritenerle anticicliche. Ovviamente qua è una cosa puramente grafica e non basta, bisogna andare a farsi i conti e fare le significatività e capire soprattutto se ha senso utilizzare una correlazione lineare con la presenza di valori del genere. Spoiler, no. Quindi andiamo a fare le correlazioni. Noterai che io ho selezionato tutti i metodi disponibili su JASP
cioè quella lineare di Pearson, quella di Spearman, che appunto è più robusta ai valori anomali, e qui ne abbiamo perché appunto il periodo Covid sicuramente ci ha dato delle sorprese. Poi Kendall-Tau, che è la correlazione non lineare. Osservi cosa? Che effettivamente per WeBuild abbiamo una correlazione di Pearson moderatamente significativa, ma se noi andiamo a guardare sopra, qua dentro non ha senso utilizzare una correlazione lineare perché abbiamo dei valori anomali. Quindi se noi andiamo a prendere la correlazione che gestisce meglio i valori anomali, cioè la Spearman, vediamo che non abbiamo significatività. Per Brembo, qui con le correlazioni, metodo classico, perché usa il p-value, abbiamo una forte correlazione significativa per Spearman, per TODS no, per Eni no, perché è solo quella di Pearson, per Iren è positiva, ma per Spearman. Quindi con questo metodo verrebbe ad etichettarla ciclica. Con Garofalo Spearman è negativa e così anche per BF. Come vedi confermiamo 2 casi su 8. 2 casi su 8. Basta? No. C'è un metodo più rigoroso rispetto alle correlazioni fatte col metodo che usa il p-value, che sono quelle bayesiane. Il problema è che qui non abbiamo il metodo della Spearman, quindi possiamo valutare solo Pearson e Kendall. Con questo metodo Eni viene fuori ciclica perché è positiva la correlazione di Pearson, anche se ripeto non ha molto senso prendere questo tipo di correlazione con i dati che abbiamo. Iren viene fuori ciclica con il metodo di Kendall, ma ripeto anche qui non è appropriato. Garofalo viene fuori anticiclica con Kendall e così anche come BF. Come vedi riconfermiamo le 3 cose di sopra, ma solo 2 sono coerenti. Qui ho fatto le classiche verifiche del caso, in particolare mi interessa farti vedere il grafico sequenziale, però costruito solo con le correlazioni di Kendall-Tau, e vediamo che anche in questo caso confermano quanto sopra. È finita qui? No, ovviamente, perché a questo punto, visto che da sopra si osserva qualcosa, cioè che le aziende ovviamente hanno una correlazione, in particolare Eni è ovvio che è connessa con tutte le altre, dato che comunque fornisce un bene abbastanza essenziale. Mi stupisce sinceramente Tecnogym, ma probabilmente perché Tecnogym ha meno dati. Quindi tutte queste correlazioni sono sporche, andrebbero valutate epurate dall'effetto di tutte le altre variabili. Come si fa? Correlazioni parziali. Su Jasper non possiamo farlo perché non hanno ancora implementato la libreria per una serie di motivi. Andiamo su POSIT, su cui scriverò del codice R, quindi l'interfaccia sarà meno amichevole. Innanzitutto qua ti voglio far vedere come cambia il grafico costruito con le correlazioni di Spearman. Vedi che ci sono delle cose che disturbano, sia la vista che gli algoritmi di calcolo in questo caso. In questo caso, prendiamo l'esempio Garofalo, guardando questo grafico non viene da pensare che è una correlazione di Spearman negativa, eppure qua la dà negativa e estremamente significativa, così come anche per BF. Il problema nel fare le correlazioni parziali di Spearman con questa libreria è che non gestisce i valori mancanti. Quindi non ha molto senso fare questo tipo di studio, ma ti faccio vedere comunque qualcosa. Ad esempio, vedi che per Brembo abbiamo grossomodo uno 0,60 e per TODS il valore torna, ma anche da lì si vede che non è significativo. Mentre invece per Eni diventa significativo e alto. Però, appunto, ripeto, se magari avessimo aggiunto altre variabili, cioè aziende, questa cosa poteva tranquillamente cambiare. Bisognerebbe tenere a mente anche i risultati visti su Jasper. Per Iren, guarda come cambia, da uno 0,35 passiamo a uno 0,10. E ovviamente quando andiamo a vedere le significatività, ma io le guarderei non tanto dal p-value, ma dallo statistica test, inteso come punteggio, abbiamo che Brembo è significativo, Eni è significativo e Iren no. E ancora una volta Eni diventa ciclico e Brembo anche, quindi solamente Brembo è corretto come classificazione in ciclico. Quindi come vedi in questo caso, a causa della mancanza dei dati,
Le correlazioni parziali fanno un po' a cazzotti con i risultati su JASP. In questo caso la correlazione lineare frequentista conferma quello che abbiamo visto con le correlazioni parziali, ma Eni no, perché Eni solo con Pearson era significativo, ma ancora una volta non ha molto senso farlo di Pearson perché abbiamo dei valori anomali. Invece delle aziende anticicliche praticamente ne abbiamo valutate la metà perché gli altri avevano troppi valori mancanti e Iren non l'abbiamo confermata perché qui era significativa con Spearman e invece qui Spearman parziale non è significativa. Questo sarebbe uno 0.2 in notazione scientifica, quindi è molto sopra. Lo 0.05 ne serve inferiore allo 0.05. Concludendo, io rimarrei con le conclusioni delle correlazioni, cioè che abbiamo confermato solo 2 casi di anticiclico, 2 casi su 8. Quindi, se volessimo utilizzare questa analisi per capire quanto è corretta quella classificazione che puoi leggere su internet, 2 su 8 è il 25%. Quindi è terribile. Se fosse il 50 sarebbe come lanciare una moneta. Ovviamente, come ho detto, uno dei punti di questa enorme discrepanza è come ho preso i dati del PIL, poi magari avendo anche più dati mensili per queste aziende cambierebbero le correlazioni e a sua volta anche le analisi sequenziali, ma io penso che comunque avremmo un risultato che discosta molto dalla classificazione ufficiale perché è una cosa che succede spesso. Alla prova del tempo alcune di queste classificazioni non reggono. Con questo video io non voglio dire che i consulenti finanziari autonomi sono in malafede, perché se fossero non autonomi potrei fortemente pensarlo, ma semplicemente in buona fede ripetono dei concetti letti da qualche parte che ritengono affidabile e poi appunto tramite questo video vedi che certe affermazioni non risultano proprio affidabili. Ultima considerazione, anche se qui abbiamo visto un 25% di accordo fra classificazione ufficiale e evidenza empirica, non basta per decidere quando investire su certi titoli. Questo è un altro discorso. Ci tengo a precisarlo anche perché altrimenti bisognerebbe ripetere che questo video non costituisce consiglio finanziario per una serie di motivi e così via. La strategia fatela fare da uno del mestiere, magari facendogli vedere questo video, perché può aiutarlo a fargli prendere una decisione più in linea con l'evidenza empirica. Spero che con questo video non ho aggiunto scetticismo per una categoria che già di per sé non se la passa benissimo, ma credo comunque di averti detto qualcosa di utile. Quindi ti saluto e alla prossima. Ciao!